Vi ho raccontato che la creazione fisica dei file di un database non avviene all'interno di Instant Developer, ma bensì nell'applicazione di gestione del motore database. Per quanto riguarda invece la creazione della struttura, intesa come tabelle, campi, relazioni, qui abbiamo due strade percorribili. La creazione della struttura all'interno del progetto e invio al motore database, o viceversa la creazione con l'interfaccia di gestione esterna e importazione all'interno del progetto. Sì, perché una cosa deve essere chiara, cioè per utilizzare il database la struttura dello stesso deve essere all'interno dell'albero di progetto. Non posso eseguire query se la tabella o i campi necessari non sono presenti nell'albero. Io opto sempre per la prima strada, cioè la creazione della struttura dentro al progetto e l'invio al motore database durante la fase di compilazione. Vedremo comunque anche la seconda strada perché potrebbe tornarci utile. Partiamo con la creazione della tabella denominata località. Nell'albero di progetto, puntatore sul nome del database e tasto destro. Aggiungi tabella. La scheda nell'area di progettazione consente di impostare la proprietà nome e quindi nel nostro caso digitiamo località. Ecco, questo nome potrebbe contenere spazi, lettere accentate, simboli che normalmente non sono attribuiti ad un nome fisico di una tabella database. Questo perché? Perché questo nome è l'alias, è un nome logico. È il nome utilizzato dentro al progetto, non è il nome fisico. Il nome fisico di questa tabella, cioè come effettivamente verrà creata dentro al database, è riportato alla proprietà codice. Una volta che abbiamo completato la digitazione del nome dell'alias, se spostiamo il cursore o col tasto tabulatore o con il mouse, noteremo che la parte codice verrà compilata automaticamente. Questo perché c'è un check sulla opzione automatico. Questo fa sì che il nome fisico, cioè il codice, venga calcolato automaticamente dal nome logico, eliminando gli spazi, i caratteri non consentiti. In questa scheda ci sono altre proprietà che non sono direttamente riconducibili al database. Ad esempio, la proprietà titolo, la proprietà elemento. È possibile definire un titolo che verrà applicato in interfaccia quando sarà creata una visualizzazione dei dati di questa tabella. Il titolo potremo modificarlo anche successivamente, quando creeremo realmente l'interfaccia. Ma visto che possiamo impostarlo anche ora, perché non digitare qualcosa? Per esempio, elenco località. La proprietà invece elemento. Ecco, siccome tutta la tabella è stata denominata località, per quanto riguarda l'elemento ci viene chiesto come desideriamo chiamare un solo record della tabella. Potremmo ad esempio decidere di chiamare il singolo record con l'identificativo comune. Questo identificativo verrà utilizzato per la definizione automatica dei codici dei campi di questa tabella, cioè per la definizione automatica dei nomi fisici dei campi di questa tabella. Vedrete che questa parola comune ce la ritroveremo. In più questo identificativo è utilizzato anche per l'assegnazione dei nomi delle classi Object Oriented che creeremo in seguito partendo da questa tabella. Quindi diciamo che come linea di principio, se possibile, io utilizzo sempre questa logica, cioè il nome alias al plurale e l'elemento al singolare. Ovviamente dove è possibile. In questo caso il termine località ha la valenza sia plurale che singolare, quindi per differenziare le due cose ho attribuito all'elemento la voce comune. Confermiamo queste modifiche della scheda, la tabella è stata creata, possiamo passare alla definizione dei campi.